Lui è Noah, avelignese, puledro, è pochissimo che è qui, una settimana, 10 giorni, e è un avelignese di 2 anni, estroverso, un po' come l'America, no? Per cui anche lui è un rompicoglione in sostanza. Quindi si diceva, l'attrezzatura è importante imparare a utilizzarla, ma da sella e da terra è uguale. Io per imparare a utilizzarla, devo utilizzarla. Buongiorno e bentrovati. Uno degli aspetti più importanti quando cominciamo, soprattutto all'inizio, anche se abbiamo esperienza nei cavalli, ma iniziamo a lavorare un pochino usando questo programma, è imparare a utilizzare l'attrezzatura, no? Magari siamo bravi a salire a cavallo, magari abbiamo già tante ore di esperienza da sella, e questo parlo per tutti, anche per gli istruttori, perché spesso e volentieri gli istruttori non è che istruttori tradizionali, no? Che magari hanno fatto il loro percorso all'interno di altre associazioni, FISE e quant'altro, magari sì, da sella sono in gamba, qualcheduno è anche eccellente, però da terra, io per quello che ho visto io, spesso sono mediocri se non veramente scarsi. Perché? Ma non per colpa loro, per colpa del fatto che sostanzialmente il lavoro da terra non viene in qualche maniera promosso o comunque non viene finalizzato in una maniera così attenta come invece è nell'equitazione naturale. Poi io parlo del programma Parelli perché chiaramente è quello che insegno, però in generale nell'equitazione naturale viene dato molta importanza al lavoro da terra, come viene data anche del resto molta importanza anche al lavoro da sella. Sono 4 aree nel programma Parelli, tutte e 4 sono importantissime alla stessa maniera, non ce n'è una meno dell'altra. Detto questo, cosa è che posso fare io all'inizio? Per imparare a utilizzare un'attrezzatura io devo usarla. Quindi ho bisogno di spendere, non è perdere, magari investire del tempo nell'uso dell'attrezzatura. Perché? Perché ci sono delle cose che, c'è un detto, no? Che dice nessuno può fare esperienza al posto tuo. Ci sono delle cose che anche se tecnicamente sono banali, ma fin tanto che non iniziamo a farle e non iniziamo soprattutto a ripeterle, ci restano difficili. Quella volta che ne abbiamo bisogno, bimbo, lui è Noah, avelignese, puledro, è pochissimo che è qui, una settimana, 10 giorni, e è un avelignese di 2 anni, estroverso, un po' come l'America, no? Per cui anche lui è un rompicoglione in sostanza. Quindi si diceva, l'attrezzatura è importante imparare a utilizzarla, ma da sella e da terra è uguale. Io per imparare a utilizzarla, devo utilizzarla. Se voglio imparare ad avere delle buone mani, devo usare anche delle imboccature. Non posso pensare di imparare a avere delle belle mani, belle sensibili, belle pronte, con un bel tempismo, se io monto in capezza. Ad esempio, no? Vi faccio un esempio, perché è sbagliato e giusto, non sto parlando di quello che è sbagliato e giusto, se usi l'imboccatura nella maniera corretta non è sbagliato usare l'imboccatura. Certo però è che se te hai 100, 200, 300, 1000 ore di esperienza con la capezza e ti do in mano un paio di redini con attaccato uno snaffle bit, che sarebbe il filetto spezzato, magari tu vai a tirare come se tu ci avessi la capezza, vai a fare delle cose che sono più adatte alla capezza, che ai nodi, che lavora in maniera più laterale e magari ad esempio con un Bosal, nonostante che sia un fuoribocca come la capezza, lavorando in maniera più verticale devi farne altre. Quindi insomma diciamo ogni attrezzatura ha la sua. Per quanto riguarda il lavoro da terra è la stessa cosa. Io devo imparare a usare le corde? Sì, ma come faccio a imparare a usare le corde? Usando le corde. Devo imparare a usare lo stick perché è il prolungamento del nostro braccio, perché ci rende più simili a loro nella comunicazione, perché riusciamo a rimanere più in sicurezza quando chiediamo delle cose al cavallo. Bene, come faccio a imparare a usare lo stick? Usando lo stick. Io vedo tante volte le persone che, anche ai corsi, gli insegno le prime cose che devono fare con la stick e poi dopo vanno a prendere il cavallo, la prima cosa che fanno è adesso lo stick non mi serve, lo butto via. Cavolo, no, lo devi tenere sempre in mano, ma non mi serve, è uguale, anche quando vai al bagno te lo tieni in mano, fino a che non hai veramente la consapevolezza di cosa stai facendo, in quale mano lo hai, se è sotto, sopra la corda e via e via. Questo c'ha la bandierina, no? La bandierina è meno rompimento di scatole rispetto che lo string, perché io la bandierina sia che la passo sopra sia che la passo sotto, tutti così sono. Sto parlando, non vieni avanti.
La bandierina, sia se la passo sopra che se la passo sotto alla corda, non è un problema, perché non rimane mai impigliata. Lo string sì, quindi lo string, no, lascia stare la Simona, oh, mamma mia. Poi sta 3 secondi lì, tranquillo, con quella bocca lì, va, con il labbro aperto. Bravo, sì, sei bravo, però non rompere. Quindi, dai, non ti ho detto avvicinati, ti ho detto non rompere, è diverso. Ok, a parte le battute, capito? Ci siamo un po' su questo. Per imparare a usare l'attrezzatura, devo usare l'attrezzatura. Cosa succede poi? Ho visto questo soprattutto all'inizio, abbiamo la difficoltà di tenere lontano il cavallo da noi. Perché? Perché è chiaro che io ho difficoltà a usare l'attrezzatura. Se poi ho tanto un cavallo che mi si accalca, io vado un po' nel pallone. Perché lo stick da vicino diventa problematico usarlo e quindi magari anche se voglio mandare via il cavallo non ho la prontezza di mettere lo stick a questa maniera, magari ce l'avevo così, magari lo sto tenendo così a metà, insomma sono tutte cose che mi impediscono di essere reattivo. Allora uso la corda, ma lo sapete come vedo usare la corda per mandare indietro il cavallo? Così, vi giuro, così, ma non è che, non so come dirvelo, cioè non è che se mandate indietro un cavallo così, cioè se lui vuole tirare in avanti vi porta via. Quindi se avete il cavallo addosso e volete mandarlo indietro usando la corda, dovete fare questo dovete fare, questo lo manda via perché è pressione ritmica è qualcosa che è naturale per loro e di conseguenza essendo naturale, no ti sei rotto la tora, essendo naturale per loro la pressione ritmica la capiscono molto meglio rispetto alla pressione con contatto costante, per cui se io faccio questo lui va indietro praticamente subito, se io magari faccio questo mi sembra di essere appesa a un albero. Quindi tutte cose, è normale ragazzi, non sto dicendo che è sbagliato, che se non vi vengono vuol dire che siete degli imbranati, no, io sono stato per anni imbranato, anche adesso lo sono, magari su altre cose, però quello che voglio dire è che per poter imparare a usare le attrezzature dovete usarle. E nell'esercizio che vi voglio far vedere oggi, che serve un po' a questo, voglio insegnarvi un pochino a tenere il cavallo lontano da voi e imparare a usare un po' l'attrezzatura nella maniera corretta. È un esercizio semplice quando lo vedete fare agli altri. Com'è che funziona? Vedete qua? Chi è iscritto all'abbonati ha già visto qualcosa di simile, ma nel loro caso, siccome sono appassionati e sono più dentro, mi seguono da più tempo, magari hanno visto anche più video, e magari molti di loro hanno fatto anche qualche corso con me, ame non mi spostare i birilli e non me li buttare in terra. E quindi per loro ho fatto una variante diversa perché è una evoluzione di questo esercizio che serve proprio per cominciare a pensare all'esame di livello 2 e 3 e anche 4. Quindi com'è che funziona questo esercizio qua? L'esercizio funziona così, io devo mandare indietro il cavallo. E quindi già qui avete la prima difficoltà, mando indietro il cavallo, riesco a mandarlo indietro tanto oltre il birillo, stando nel centro, o devo dargli appresso? Ok, una volta che ho capito un po' come mandarlo indietro, allora, che è lo yo-yo, trovate una playlist intera che è la G4, gioco 4, abbreviato G4, ok, nel mio canale, trovate una playlist intera che si chiama G4 dove c'è non mi ricordo quanti, ma decine di video dove spiego un po' il gioco dello yo-yo. Non vi calma chiamarlo gioco, chiamate l'esercizio, uguale, stessa zuppa. Quindi cosa faccio a questo punto? Mando il cavallo nel circolo e avrò subito la prima difficoltà perché lui mi viene addosso, eccetera, eccetera. Ora lui non lo fa perché gliel'ho già spiegato, ma mi viene addosso e io non so come fare. Bene, allora devo imparare a spostare la spalla. All'inizio mi sposto insieme al cavallo, lo mando oltre il birillo. Allora, altra cosa importante, lo mando oltre il birillo, ma se tengo la corda giù, cosa succede? Che magari prende il birillo, pac, e me lo sbatte in terra. E quindi cos'è che devo fare? Devo imparare a scorciare e allungare la corda. Quindi lo mando di nuovo di là, verso la spalla, come passi laterali. Passi laterali trovate tutto quello che vi serve per i passi laterali nella playlist G6, ok? Quindi mando più in là il cavallo, scorcio la corda, la alzo per non buttare in terra il birillo e riabbasso la corda.
Faccio un po' di babysitter in questo caso, perché seguo un pochino il cavallo, che ho bisogno di controllare la lunghezza. Cioè, fate conto che magari le prime volte, quando siete ancora alle prime armi, tutto questo che mi vedete fare non è proprio facilissimo, quindi dovete prendere con la mano destra, prendete la corda, tirate e alzate. Perché? Perché se voi alzate di scatto con la mano sinistra, guardate cosa succede, io alzo e lui si ferma. Perché? Perché ho tirato oppure ho fatto yo-yo davanti nella zona 1 e quindi quello lui lo prende come un comando. Invece se mentre che si avvicina al birillo, in questo caso, ora ve lo faccio vedere anche con qualcosa di più difficile, io tiro con questa e alzo con questa, la corda non mi va a urtare contro il birillo e non me lo butta in terra. Chiaramente poi posso chiederglielo anche al trotto, vediamo se riesce a farlo lui, controllo la lunghezza. Vedete, in questo caso io giro insieme al cavallo perché mi immagino che all'inizio avete un po' di difficoltà anche a stare fermi e far girare il cavallo intorno a voi, però se vi viene stando fermi ancora meglio. Questa cosa è difficile perché quando il cavallo è dietro, soprattutto dietro, ma succede anche davanti a volte, se la corda diventa molto lasca così, voi non siete girati da quella parte, non ve ne accorgete e quindi succede che poi il cavallo vi butta in terra il birillo, o meglio, non il cavallo, la corda. Dai, su. Oh, lui è un puledro che ha iniziato ora a fare qualcosa, quindi è ancora molto da mettere in ordine. Vieni. Esatto. Dai, dai. Ok, è andata avanti così. All'inizio sicuramente vi toccherà seguirlo un po' il cavallo, perché vi trovate in difficoltà. Poi a mano che lui diventa via via sempre più bravo, avete visto che si ferma quando vado avanti? Perché è come il vitello, no? Se mi metto qua lui si ferma. Allora se vado dietro invece va avanti. E se io sto qua è più facile che vada avanti. Vedete? È normale, i cavalli condividono alcune delle loro caratteristiche con i vitelli, soprattutto sul fatto che sono lunghi, su alcuni concetti di pressione nelle varie zone e reazione in base alla pressione nelle varie zone. Ok? Quindi adesso finisce qui? No, vediamo lo scalino successivo. Bene, questo è un esercizio simile all'altro, ma è un pochino più complicato. Perché? Perché chiaramente io devo tenere il cavallo lontano, ma devo gestire anche la corda, perché sennò la corda ci struscia qui, ok? E se ci struscia, a volte il cavallo si ferma. Quindi cosa devo fare? Mano che tiene lo stick, tira, mano che non tiene lo stick, alza. Dai, su, su. Via la spalla. Bravissimo. Vedete? Alzo, ma non lo devo fare di scatto, perché se lo faccio di scatto mi si ferma il cavallo. Ehi, piccolino, vieni, vieni. Questo succede spesso nei puledri. Colgo l'occasione per farvelo vedere, no? Quando si bloccano a questa maniera, a distanza non siete in grado di gestirla la cosa. Allora cos'è che potete fare? Potete arrampicarvi sulla corda. Arrampicarvi cosa vuol dire? Mantenendo la tensione, quindi senza far cedere la tensione, vi avvicinate e poi richiedete di andare di là, ok? In questo caso, così. Se lo rifate di nuovo, non vi preoccupate, è solo una questione di distanza. All'inizio, sia loro che voi, magari voi avete difficoltà a comunicare all'inizio da vicino, loro hanno difficoltà a comunicare da lontano. Quindi magari da vicino fanno, da lontano no. Quindi mando via la spalla, alzo la corda se mi basta, altrimenti la scorcio anche. Supponiamo di averla molto lunga, no? Adesso vediamo se riesco a simularvelo. Mettiamo che io l'ho così la corda, no? Molto giù, molto giù, molto giù, proprio tanto giù, così, lasca, ok? Se io mi avvicino qui, come faccio a fargli passare la corda di là? Allora devo con la mano destra, prendo la finale della corda, la scorcio e alzo con questa. E mette che il cavallo sta camminando, ovviamente, non come fa lui che sta fermo, E ha rifatto uguale. Perché? Perché là c'è la cavalla
e lui è stato castrato da un mese. Voi direte, ma che c'entra? Castrato da un mese e lui nella testa ha il testosterone, ok? Allora cosa faccio io? Mi avvicino e chiedo di nuovo verso la spalla, e quando lui cede lascio, diventa morbido. Così vi siete beccati anche questa. Questo è un trucchettino che a volte vedo fare della roba incredibile, è semplicissimo, basta spiegarglielo meglio. Vedete, qui è bassa la corda, alzo, perché? Perché ero vicino, basta che alzi la mano, non c'è problemi. Ora il capace si riferma un'altra volta lì, che vuole andare dalla cavalla, vedete? Quindi l'aiuto, corda bassa, ho bisogno, alzo e riabbasso. Questo vi comincerà a dare un po' di dimestichezza nel gestire la corda, vedete? Alzo. Dovete diventare bravi a gestire la lunghezza della corda. Il cavallo mi viene vicino, alzo e lo mando. Dai, come on. Il cavallo mi va lontano, lascio andare lontano, perché è quello che voglio io. Bravo, oh sì, lascio la corda, la lascio allontanare. Adesso la tiro sulla corda e mi aiuto con l'altra mano. Adesso mando via il cavallo, lascio la corda, vedete, la lascio scorrere la corda. Adesso no, troppo, quindi riprendo un po', creo un pochino di fastidio sul naso del cavallo e rimollo subito. Fastidio quando lui va via da me, mollo quando lui mette la testa verso di me. Così vi beccate anche quest'altro bonus. Vedete i cavalli che tirano fuori? Metto un po' di tensione, naso dentro, lascio. Ah, come si sta bene col naso dentro. Fuori, naso dentro, lascio. Ah, come si sta bene col naso dentro. Ok, pressione e rilascio. Ragazzi, mettetevi in testa che all'inizio per imparare a fare bene le cose dovete farle. Questo è un esercizio semplice che potete fare anche al passo, che potete fare anche in un prato, non è che dovete fare, non è che avete bisogno di avere molto, vi basta solamente un paio di birilli e un paio di barili e avete fatto l'esercizio. Però vi dà modo, soprattutto a voi all'inizio, di imparare a gestire un pochino l'attrezzatura. A mano che voi diventate bravi con l'attrezzatura, quindi non dovete più pensare a usare l'attrezzatura, inizierete a fare le cose in maniera corretta per il cavallo. Il cavallo comincerà a capirvi, perché comincerà a essere più chiaro quello che gli chiedete, comincerete a avere più tempismo, perché non dovete più pensare all'attrezzatura, ma invece andrete a pensare a fare quello che va fatto in quel dato istante. Avevo cambiato location perché la fotocamera ci ha abbandonato per via della temperatura che si è alzata esageratamente, allora abbiamo dovuto aspettare che si raffreddasse un po'. Fondamentalmente il video è finito qui, volevo solamente aggiungere che questi esercizi qua richiedono il loro tempo, quindi cosa vuol dire? Vuol dire che magari un esercizio come quello che vi ho fatto vedere oggi cercate di inserirlo nella vostra fase di riscaldamento, quindi cosa significa questo? Significa che ogni volta che magari avete la possibilità di prendere il vostro cavallo e giocarci un pochino in campo, i primi 5 minuti provate a fare un po' questo, in modo che ogni volta diventate sempre più esperti, diventate sempre più bravi, diventate sempre più veloci e sempre più chiari e comincerete poi sicuramente a ottenere dei grandissimi risultati, perché al momento che poi dopo entrate un pochino nel meccanismo tutto vi viene più facile e riuscite veramente a cominciare a divertirvi. All'inizio lo so che è un casino, stick, corda, stringhe, poi soprattutto quando cominciate a usare le corde lunghe, no? All'inizio la corda da 3,70 m vi dà una bella mano perché è piccola e corta, alla fine tutto sommato ce la facciamo. Però per i cavalli non è l'ideale, perché fate attenzione a una cosa, fare il gioco per esempio del circolo, no, vabbè, quello non è proprio, è una variante, però diciamo far girare i cavalli con una corda molto piccola, soprattutto quando loro vanno a appoggiarsi sulla capezza, non è una bella roba, Non è una bella roba perché gli insegniamo a spingere sulla capezza e non è una bella roba per le loro articolazioni, perché se il cavallo è preparato, ok, se il cavallo sa il fatto suo, ok, se no fare dei circoli di 7 metri di diametro, 7 metri se va bene, perché 7 metri vuol dire che siamo lì col cavallo che tira sulla capezza e quello l'ho detto prima non va bene, e non è proprio il massimo, soprattutto se è un puledro piccolo. Un conto è se facciamo un giro, un conto è se stiamo 40 minuti a fare quella roba là. No, non è corretto nemmeno farlo su un cavallo grande, a meno che non siano preparati. Preparati cosa vuol dire? Vuol dire che stanno nel loro equilibrio, che si
mettono in equilibrio a livello di spalle, che seguono la circonferenza con il loro corpo, che tengano un po' la testa dentro e che quindi non vanno a spingere su l'esterno con i piedi esterni e si buttano con la spalla interna. Ok, ora magari per chi è un po' all'inizio queste cose qui sembrano un po' strane, però se voi avete un'idea, magari avete già tanta esperienza da sella, è un po' come quando il cavallo butta la spalla in dentro e mette la testa fuori. Quella roba là non va bene anche da terra. Se il cavallo invece sta nel suo equilibrio, allora a quel punto lì il cavallo che vi fa il circolo al galoppo a 1,5 metri di distanza da voi, quindi 3 metri di circolo, non è altro che qualcosa che assomiglia molto a una pirouette che viene fatta nel dressaggio. Quindi se lo fa da sé, soprattutto se lo fa in liberty e lo fa nel suo equilibrio, non è un problema. Se invece lo fa perché noi teniamo il cavallo appeso alla nostra corda, con la testa tutta dentro e il culo tutto fuori, quello non gli fa bene. Non gli fa bene da un punto di vista mentale e non gli fa bene neanche da un punto di vista fisico. Quindi è per questo che vi dicevo, no? Accompagnatelo un po', cominciate piano piano a guadagnare distanza, sempre di più, finché voi non state sempre più fermi, e al momento che cominciate a stare fermi, cominciate veramente a godervi l'esercizio. Spero che vi sia utile. Fatemi sapere nei vostri commenti se avete già fatto qualcosa del genere, se avete trovato delle difficoltà, e poi dopo se ne parlerà magari in un prossimo video. Se mi fate delle domande interessanti magari ci faccio un video apposta. Grazie di tutto, iscrivetevi al canale, mi raccomando. YouTube continua a dirci che il 70% di chi guarda questi video, che ripeto sono oramai un'esagerazione, siamo già arrivati a 500 e passa video di quelli liberi che vedano tutti, poi ce ne abbiamo un altro centinaio invece di quelli che sono aperti solamente agli abbonati. Sono veramente tanta roba, è veramente una bella libreria, c'è un po' di tutto. Adesso poi sto preparando anche delle cose che sicuramente troverete molto interessanti, degli strumenti che vi permetteranno di interagire meglio con questi video, e noi ci vediamo nel prossimo video. Oh, galloping dreams, we ride far and wide, in a world so vast, we feel alive, underneath the open sky, we're wild and free, oh, galloping dreams.